Tutto nel mondo parte da un'idea, che sia una canzone, una sceneggiatura, un libro, fino ad una semplice uscita con gli amici o addirittura un matrimonio. E soprattutto, in casi come questi, anche un videogioco. L'idea può provenire da un team, da un gruppo, ma può provenire anche da una singola persona. Un esempio di idea singola che proviene da un'unica persona è quello di cui tratteremo oggi. Ma prima di iniziare, sigla. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo episodio di Giochi Cancellati, la rubrica in cui si parla a scopo documentaristico dei videogiochi mai rilasciati e quindi appunto cancellati della serie di Crash Bandicoot. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone e oggi parleremo del gioco cancellato molto probabilmente più vecchio dell'intera serie, ovvero il Crash Bandicoot 2 che non abbiamo mai avuto. Ma per poter parlare di questo progetto che non ha mai visto la luce, dobbiamo entrare con la mente e con il cuore in quegli anni fatidici, nel 1996. Il successo di Crash 1. Per capire in che situazione si trovasse il neonato franchise, bisogna fare un passo indietro di 3 decadi, alla fine degli anni 90. Crash Bandicoot, l'originale, era appena arrivato nei negozi nel settembre del 1996 e fin da subito esplose sul mercato. In America divenne un best seller, in Europa diventò una leggenda, proprio come in Australia. In Giappone, dove il gioco arrivò nel dicembre del 1996, Crash divenne il personaggio occidentale più famoso di sempre. Un traguardo incredibile. Va da pensare che, oltre all'ovvio contratto che prevedeva lo sviluppo di 3 giochi in 3 anni, stipulato tra Universal Interactive Studios e Naughty Dog, un seguito sarebbe arrivato quanto prima. La critica elogiò il primo Crash Bandicoot, mentre le vendite diedero vita ad una vera e propria Crash Bandicoot mania. Una mania che persiste ancora oggi e che, soprattutto all'epoca, era in continua e rapidissima ascesa. Proprio per questo si pensò ad un sequel neanche ad un mese dal rilascio americano del titolo. Ma chi c'era dietro questo videogioco? Chi era la mente dietro il primo storico Crash Bandicoot? Ed in parte anche al suo seguito. Le menti dietro Crash 1. Neanche a dirlo, stiamo per andare a parlare di uno degli studi più influenti ed importanti della California e successivamente di uno degli studi più importanti e remunerativi della famiglia PlayStation, Naughty Dog. Naughty Dog, come tutti ben sappiamo, è stata fondata nel 1984 da Andy Gavin e Jason Rubin, quando i due erano ancora degli studenti. Inizialmente lo studio si chiamava Jam Software, per poi assumere il nome di Naughty Dog nel 1989. Dopo aver sviluppato diversi titoli per computer e console, il team raggiunse il successo grazie a Crash Bandicoot, nato dalla collaborazione con Universal Interactive Studios e destinato a diventare una delle mascotte simbolo della prima PlayStation. Da quel momento in poi Naughty Dog si affermò nel settore videoludico ad ogni generazione di console PlayStation, realizzando negli anni serie di successo proprio come Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us ed il futuro Intergalactic. Non si può però parlare di Crash 1 senza nominare David Ray Siller, meglio conosciuto come Dave o David Siller. Anche se il suo nome non è tra i più noti al grande pubblico, Siller è stato il produttore ed il designer principale del primo, storico capitolo della saga. La cosa curiosa è che non faceva neanche parte di Naughty Dog. Lavorava infatti per la Universal Interactive Studios, l'editore del gioco, e fu inserito nel progetto per supervisionarlo e modellarlo. Se andiamo a scorrere i vecchi crediti di quel primo Crash, non troveremo nessuno indicato ufficialmente sotto la voce designer, ma la verità è che quasi tutte le meccaniche di gioco che abbiamo amato portano la sua firma, dagli oggetti da raccogliere alle abilità di Crash, fino alla struttura dei livelli e alla lore del gioco, o personaggi come Cortex e Nitrous Brio. Tutto
è nato dalla sua mente. Addirittura molte delle sue intuizioni, delle sue idee erano così solide che Naughty Dog le utilizzò anche per il secondo ed il terzo capitolo di Crash Bandicoot, quando Siller ormai non faceva parte della squadra. Per quasi 20 anni però questo enorme contributo è rimasto nell'ombra. Questo perché per molto tempo sul sito di Naughty Dog si potevano trovare tantissimi bozzetti dei personaggi e delle ambientazioni, ma nulla che riguardasse il gameplay, semplicemente perché Siller aveva conservato tutta la documentazione per sé. La verità è venuta a galla soltanto nel 2015, quando decise di rompere il silenzio creando una pagina Facebook in cui ha svelato in retroscena, tutt'altro che idilliaci, dello sviluppo del gioco. A tal proposito, questa pagina, intitolata proprio Crash Bandicoot The Untold Story, è nata come un vero e proprio archivio per raccontare la sua esperienza diretta durante la creazione del titolo. Al suo interno sono inclusi anche degli interventi di altre persone, come le domande dei fan e le testimonianze di altri sviluppatori dell'epoca. Per dirne una, Siller ha raccontato come i fondatori di Naughty Dog, Andy Gavin e Jason Rubin, e anche Mark Cerny, fecero di tutto per non far emergere il suo ruolo di designer, spinti dal desiderio e dall'avidità di prendersi tutto il merito, specialmente dopo che Sony era entrata a far parte del progetto. Ha persino dichiarato di essere stato minacciato e di essere finito in una sorta di lista nera che gli ha reso difficilissimo trovare lavoro successivamente, nonostante non avesse mai prodotto un gioco fallimentare. Una versione dei fatti, se ci pensate, molto amara, che però nel tempo è stata confermata e supportata da altre personalità attive in quel periodo, come il responsabile del controllo qualità Craig Anthony Perkins e il designer dei personaggi Joe Pearson, restituendo finalmente a Siller il posto che merita nella storia di Crash. Con tutto questo cast in campo possiamo tranquillamente raccontare l'idea che Siller ebbe per il seguito del primo Crash Bandicoot, proprio durante la stesura del primo gioco stesso. Quindi ecco a voi il Crash Bandicoot 2 che non abbiamo mai avuto. L'idea di David Siller, Bandicoot Bratz. L'idea di David Siller era tanto semplice quanto, è proprio il caso di dirlo, utopica, soprattutto con il senno di poi, considerando quanto i personaggi di Crash siano stati poi amati dai fan nel corso degli anni. Il suo obiettivo infatti era quello di avere un seguito con protagonisti i figli o i nipoti di Crash Bandicoot, chiamati Bandicoot Bratz, in pratica Bandicoot marmocchi, i quali avrebbero vissuto nuove avventure facendo affidamento su nuovi poteri, attacchi esclusivi e meccaniche completamente nuove. Tra queste figuravano la possibilità di parlare con personaggi secondari, svolgere vere e proprie quest ed interagire con il mondo di gioco in maniera molto più approfondita rispetto al primo capitolo, oltre a numerose altre idee innovative per l'epoca. Per dare forma alla sua visione, Siller realizzò 10 pagine concettuali, dei veri e propri documenti di progettazione, nei quali descriveva in dettaglio come sarebbe dovuto essere questo videogioco. Bandicoot Bratz, come doveva essere. In questa sezione del video andrò a fare un'analisi dettagliata delle 10 pagine concettuali. Analisi doverosa per capire effettivamente che tipo di gioco dovesse essere Bandicoot Bratz. Detto questo, iniziamo. Il primo documento mostra il titolo Bandicoot Bratz insieme ad uno dei protagonisti. Grazie a un post Facebook pubblicato da David Siller il 19 luglio 2015, successivamente eliminato ma archiviato sul forum di Crash Bandicoot Zone, seppur tradotto in malo modo, sappiamo che questo personaggio si chiamava Adam. Gli unici due Bratz conosciuti sono proprio Adam e Brandy, una giovane Bandicoot femmina. Il secondo foglio offre una panoramica delle principali azioni disponibili nel gioco. Attraverso uno schema collegato direttamente al personaggio vengono illustrate le meccaniche fondamentali. Talk to per parlare con gli NPC, Give to per consegnare oggetti, Bonk e Punch per colpire nemici e oggetti, Slide per eliminare gli avversari con una scivolata e Dig che permette di scavare e fuggire sottoterra. Il terzo documento approfondisce la mossa Barrel Roll Bonk, un attacco diviso in 3 fasi. Il protagonista corre verso un pellicano, salta ed esegue una rotazione aerea. Una nota specifica che Brandy spins like a ballerina, confermando il nome della protagonista femminile. Più rotazioni vengono effettuate prima dell'impatto, maggiore sarà la potenza del colpo finale e il valore della ricompensa ottenuta.
Il quarto foglio descrive invece la meccanica Dig. Siller scrive ai programmatori che, pur sapendo quanto fosse difficile modificare un terreno poligonale sulla prima PlayStation, sarebbe stato straordinario riuscirci. Gli schizzi mostrano il personaggio mentre scava il terreno come una trivella con la sua roteata, fino a scomparire completamente sottoterra, lasciando visibile soltanto una scia di terra che il giocatore avrebbe controllato liberamente. Un'idea estremamente ambiziosa per l'hardware del 1996. Il quinto documento introduce l'Hawaiian Punch, gioco di parole come pugno hawaiano ed una bevanda famosa in America. Questo è un attacco alternativo pensato per affrontare situazioni in cui bonk o slide non risultano efficaci. Oltre ad attivare alcuni meccanismi ambientali, il pugno avrebbe creato un effetto domino. Colpendo il primo nemico, questo sarebbe stato scaraventato contro tutti gli altri di fila. Il sistema prevedeva inoltre moltiplicatori di punteggio progressivi, 2x, 3x, 4x e oltre, in base al numero di avversari travolti. Una cosa molto simile, se non praticamente uguale, al sistema della giravolta che, colpendo un nemico che va a colpire un altro nemico, garantisce un frutto Wumpa. Il sesto foglio approfondisce il funzionamento dell'Hawaiian Punch. Un tocco rapido del pulsante produce un pugno normale, mentre tenendolo premuto il personaggio carica il colpo facendo roteare il braccio fino a sferrare un attacco molto più potente. Siller specifica inoltre che questa mossa sarebbe stata indispensabile contro nemici immuni al bonk, suggerendo una precisa differenziazione tra le varie tipologie di avversari. Il settimo documento, intitolato Level Design Technology, è probabilmente il più interessante dal punto di vista tecnico. Siller immagina livelli costruiti tramite sezioni modulari assemblate tra loro e descrive un sistema di streaming dinamico dei dati dal CD-ROM. Considerando i soli 2 MB di RAM della PlayStation, il gioco avrebbe caricato esclusivamente le aree vicine al giocatore, mentre quelle successive sarebbero state trasferite in memoria solo quando necessario. È una testimonianza affascinante di come gli sviluppatori cercassero di superare i limiti dell'hardware durante la nascita dei primi platform tridimensionali. L'ottavo foglio è dedicato alla slide. La meccanica è semplice ma basata sul tempismo. Il giocatore corre verso il nemico e, all'ultimo istante, esegue una scivolata che lo travolge e lo lancia in aria, premiando precisione e rapidità d'esecuzione. Vi ricorda qualcosa? Il nono documento evolve questa meccanica introducendo la Enemy Trap. Alcuni nemici avrebbero inseguito il giocatore fino a una barriera sotto la quale il protagonista poteva scivolare. Gli inseguitori, incapaci di seguirlo, sarebbero finiti contro il dispositivo, venendo automaticamente sconfitti. Anche qui il sistema premiava il rischio, aumentando le ricompense in base al numero di nemici eliminati contemporaneamente. Il decimo e ultimo documento presenta la Springboard Trap, una trappola attivabile esclusivamente con il bonk. Correrci sopra o colpirla con una giravolta non sarebbe bastato, soltanto un impatto dall'alto avrebbe fatto scattare la pedana, che si sarebbe ribaltata violentemente colpendo il nemico alle spalle del giocatore. Una volta attivata, la trappola si sarebbe resettata nella direzione opposta, costringendo il giocatore ad affrontarla da un altro lato per poterla riutilizzare. Potremmo dire in generale che questi concept, che questi documenti di produzione mostrassero chiaramente l'intenzione di fare un gioco in 3D molto più ambizioso rispetto a Crash 1, dove il posizionamento e le azioni del giocatore dovevano essere estremamente calcolati. Cause della cancellazione. Nonostante tutte le validissime ed effettivamente geniali idee da traslare in un videogioco platform 3D, il progetto non riuscì a convincere del tutto. Pensare di mettere già da parte un intero cast di personaggi, presentato al mondo soltanto pochi mesi prima, per fare spazio ai loro figli e nipoti sarebbe stato un azzardo non indifferente. Un vero e proprio salto dello squalo, che avrebbe senz'altro fatto discutere molti giocatori, i quali si erano ormai affezionati a Crash Bandicoot e al suo cast in meno di un anno. L'idea di avere i figli o i nipoti di Crash e Touna come protagonisti effettivi di un seguito di Crash Bandicoot venne quindi accantonata. Questo perché la crescente popolarità non riguardava soltanto Crash, ma anche Cortex, Pinstripe, Ripper Roo, Touna, Koala Kong, Papu Papu. Tutti questi personaggi erano ormai entrati profondamente nell'immaginario dei videogiocatori e avevano contribuito in maniera determinante al successo del gioco. E tutto questo era successo a pochissimi mesi dell'uscita del gioco nei negozi. Parliamo, ricordiamocelo ancora, pur sempre del 1996.
lo stesso anno in cui è uscito il primo Crash. Quando in appena 4 mesi si riesce a raggiungere una popolarità così forte ed un impatto culturale tanto significativo, cambiare completamente il cast dei personaggi sarebbe stato, con ogni probabilità, un grave errore. Fu così che il progetto di Bandicoot Bratz non andò mai oltre la fase concettuale. Ma non è finita qui. Cos'è rimasto di Bandicoot Bratz e che fine ha fatto David Siller? Oggi quel che resta di Bandicoot Bratz, come avrete potuto intuire dalle analisi dei vari documenti concettuali, vive nei seguiti del primo gioco di Crash. Elementi come la scivolata sono stati ripresi poi da Crash Bandicoot 2 in poi, così come la meccanica di scavare sottoterra, introdotta in Crash 2 e poi riproposta anni dopo in Crash Mind Over Mutant. Lo stesso vale per l'Hawaiian Punch, inizialmente pensato per Crash to Insanity e successivamente implementato sotto forma di meccanica a combo in Crash of the Titans e Mind Over Mutant. Di per sé, quindi, il progetto di Bandicoot Bratz non è mai morto davvero. Ha visto la luce, seppur attraverso personaggi, ambientazioni e periodi molto diversi rispetto alla concezione originale di David Siller. E David Siller? Che fine ha fatto? Come ho detto all'inizio del video, Siller creò il gruppo Facebook Crash Bandicoot The Untold Story, dove raccontò numerosi retroscena sulla creazione del primo Crash Bandicoot e su come alcune decisioni e azioni di Jason Rubin ed Andy Gavin non fossero state proprio limpide, soprattutto in un periodo in cui l'industria videoludica non era ancora sotto gli occhi di tutti proprio come lo è oggi. Una delle ultime interazioni sul web di David Siller è datata 8 dicembre 2016, esattamente nel periodo dell'annuncio di Crash Bandicoot Ascent Trilogy, il remake della trilogia originale, avvenuto durante il PlayStation Experience 2016 di Sony. In quell'occasione Siller espresse un giudizio parecchio critico sul progetto intero. Pur eleggiandone apertamente l'aspetto grafico e visivo, riteneva che mancasse di vere novità. Le sue esatte parole furono: Crash Bandicoot Insane Trilogy è un aspetto fantastico senza dubbio. Vicarious Visions sta lavorando bene. Non so come sia Controller alla mano, ma se non ci dovesse essere un miglioramento sarebbe deludente. Dopo 20 anni ci sono diversi modi per migliorare cosa c'era già all'interno dei giochi. Non è un'impresa semplice e do credito al team semplicemente perché ci stanno provando, ma ogni sviluppatore si imbarcherebbe in un progetto che, sono certo, garantirà soldi e vantaggi che varranno sicuramente lo sforzo. Questo progetto è una buona idea? Non ne sono sicuro. Activision e Sony avrebbero dovuto costruire un nuovo Crash Bandicoot per stupire tutti, sia vecchi fan che nuovi appassionati. Innovate e stupite! Avrebbe potuto proporre molto di più sia ora che nella scorsa generazione di console. Un nuovo Crash Bandicoot per PS4 con il figlio di Crash e i figli della sua banda, magari con flashback riguardanti il padre e con l'introduzione di qualche gadget tecnologico. Quando guardo al remaster mi chiedo: perché? Questo dovrebbe essere qualcosa di nuovo e intelligente, in grado di introdurre nuove meccaniche di gameplay e qualche aspetto interessante a livello della trama, che presumo manchino all'interno della remastered. Sembra sempre la stessa vecchia roba, con solo una spruzzata di vernice fresca al di sopra. Venderanno a chiunque abbia giocato gli originali e a pochissimi altri, ne sono certo. Il vecchio è nuovamente nuovo. Guardate semplicemente al successo del mini NES. Da qui possiamo notare due cose principalmente. La prima è che si è sbagliato sulle vendite di Insane Trilogy e di gran lunga, ma possiamo anche notare come l'idea di Bandicoot Bratz con figli o nipoti di Crash non sia mai davvero scomparsa dalla mente di David Siller e, dopo 20 anni dall'uscita di Crash Bandicoot all'epoca di questa dichiarazione, per lui quella strada è la più giusta e corretta per un sequel di Crash Bandicoot. Il 22 giugno 2026 George Zembillas, iconico concept artist di Crash e Spyro, pubblicò un nuovo disegno, datato 21 giugno, raffigurante Crash e Touna insieme a due pargoletti, uno somigliante a Crash e l'altro somigliante a Touna. Questa è, con ogni probabilità, la cosa più recente e più vicina ad un'idea riconducibile a Bandicoot Bratz che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Non tutto è un peccato. Non sempre, a conti fatti, ogni gioco cancellato merita davvero di vedere la luce e di arrivare sugli scaffali, sui nostri negozi o direttamente sulle nostre console. E forse Bandicoot Bratz è proprio uno di quei casi, perché al netto delle tante idee interessanti, molte delle quali avrebbero poi rivoluzionato le meccaniche di Crash Bandicoot sia nell'immediato futuro, sia negli anni successivi al primo capitolo, è difficile non pensare che ritrovarsi già con il secondo capitolo del franchise davanti ad una nuova generazione di personaggi, mettendo da parte il cast originale che avevamo appena
iniziato a conoscere ed amare, sarebbe stato un cambiamento fin troppo drastico. Qualcuno, la Naughty Dog, molto probabilmente se ne rese conto. Così, invece di dare spazio ai figli o ai nipoti di Crash Bandicoot, si decise di dare maggiore spazio all'evoluzione delle mosse di Crash stesso. Ed è proprio questa scelta che ci ha portato a quello che considero un autentico capolavoro: Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, un gioco che, a sua volta, avrebbe aperto le porte a Crash Bandicoot Warped, a Crash Team Racing e a tutto il franchise intero di Crash Bandicoot, una serie che continua ancora oggi. In tutta onestà, non so se Bandicoot Bratz, come secondo capitolo o come gioco effettivamente presente nel franchise di Crash Bandicoot, che sia posizionato come secondo, come terzo o come qualsiasi altro titolo, avrebbe permesso alla serie di prosperare come in realtà ha fatto storicamente. È anche vero che con i sé non si scrive la storia la fanno i fatti. E se proprio vogliamo parlare di fatti, credo con assoluta convinzione che un seguito migliore di Cortex Strikes Back non si sarebbe mai potuto realizzare. Quindi sì, questa volta possiamo dire che un gioco cancellato è stato cancellato per un qualcosa di molto più grande. E nonostante non siano mai esistiti i figli o i nipoti dei nostri amati Bandicoot, e meno male, abbiamo comunque imparato ad amare, apprezzare e a padroneggiare quelle mosse che, in origine, erano nate proprio per loro. Bene Crashari, anche per oggi questo episodio di Giochi Cancellati finisce qui. Ditemi un po' che cosa ne pensate. Che cosa pensate di Bandicoot Bratz? Avreste voluto vederlo? Avreste voluto giocarlo? Si potrebbe in qualche modo sviluppare un nuovo gioco sulla base di questa idea? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre, viva Crash Bandicoot! Avrei avuto dei figli? Oh beh, tieni conto che io ho trovato l'amore in un gioco. Ma era un reboot! Beh sì, è uguale dai. Ragazzi, la mia fanbase mi shippa con qualsiasi essere femminile e non.